Salve a tutti amici e benvenuti. Oggi faremo qualcosa di diverso dal solito. Esamineremo tutti i finali di Sagat, rispettando l'ordine cronologico degli eventi e commentandone i punti salienti. Vi consiglio di mettervi comodi, perché l'analisi dei finali di quel grande campione che risponde al nome di Sagat sta per cominciare. Ma prima vediamo la sigla! Nel primo Street Fighter, risalente al lontano 1987, Sagat non era un personaggio giocabile, per cui, in questo primo capitolo della serie, non esiste un finale espressamente dedicato a lui. Terminando il gioco, però, lo vediamo pronunciare questa frase. I got the best. You've got the best Street Fighter in the world. Queste parole lasciano lo spazio per una piccola ma importantissima riflessione. È evidente che Sagat, in quel preciso momento, non si era ancora reso conto che Ryu lo aveva sconfitto traendo forza dal lato oscuro della sua energia spirituale, dal Satsui no Hado, perché se lo avesse fatto, dubito che lo avrebbe celebrato con quelle parole. Non dimentichiamoci che secondo la versione ufficiale della Capcom, durante il loro combattimento, Ryu era in procinto di essere sconfitto da Sagat. Il campione in carica, infatti, era nettamente in vantaggio su di lui. La situazione venne però ribaltata da Ryu, il quale, provando un desiderio troppo intenso di sconfiggere l'avversario, diede, senza volerlo, lo ripeto ancora una volta, senza volerlo, la possibilità al Satsui no Hado di impossessarsi della sua mente e del suo corpo, ottenendo così il potere necessario per vincere l'incontro. Ryu era ed è un bravo ragazzo. Non avrebbe voluto cedere al Satsui no Hado, ma così è stato. Perché a quel punto del suo cammino lungo la strada delle arti marziali non era ancora pienamente in grado di controllare la parte negativa della sua energia spirituale. Per questo motivo, nel profondo, Ryu non si attribuiva pienamente il merito di quella vittoria e quando anche Sagat comprese come erano andate veramente le cose, desiderò ancor più la rivincita su Ryu. Il re del Muay Thai era convinto che se l'incontro si fosse svolto in modo pulito avrebbe vinto, per cui si convinse, giustamente, che l'esito di quel combattimento non era valido, o almeno non completamente, e che una rivincita era assolutamente necessaria per stabilire chi fosse veramente il più forte tra i due. Per vedere la conclusione del primo capitolo della serie dal punto di vista di Sagat, abbiamo dovuto attendere il 2018, data in cui egli è stato aggiunto al roster di Street Fighter V tramite un DLC. La nostra attesa, dunque, è stata di ben 31 anni. Questa immagine ci mostra finalmente il finale del primo Street Fighter dal suo punto di vista ed è visibile portando a termine la modalità arcade di Street Fighter 1 all'interno di Street Fighter 5. Nella prima immagine in alto a sinistra notiamo Sagat a terra, il quale, ferito gravemente dallo Shoryuken infertogli da Ryu, lo osserva allontanarsi fino a che le forze glielo consentono. È chiaramente visibile sul suo volto la voglia di rialzarsi per continuare a combattere,
ma le forze che lentamente lo stanno abbandonando non glielo permettono. Se infatti osserviamo con attenzione le 4 vignette poste in basso a sinistra, notiamo che esse diventano sempre più scure, fino a divenire completamente nere. Con questa magistrale rappresentazione artistica ci è stato mostrato non solo cosa Sagat stesse osservando in quel momento, ma anche come quelle immagini si sono parate davanti ai suoi occhi. A causa dei colpi ricevuti e della copiosa perdita di sangue che defluiva dal suo petto, la sua vista cominciò a venir meno, fino a che, un attimo prima di svenire, essa si appannò completamente. Nelle immagini successive vediamo Sagat ai piedi di una cascata che, incurante del fatto che le sue ferite non siano ancora rimarginate completamente, ha ripreso ad allenarsi per migliorare sempre di più la potenza del suo Tiger Uppercut, l'unica mossa in grado di rivaleggiare con lo Shoryuken di Ryu. Non abbiamo conferme ufficiali in merito a quanto sto per dirvi, ma se osservate il sorriso appena abbozzato di Sagat, forse vi convincerete come me che è stato proprio in quel momento, quello nel quale egli ha sorriso, che si è reso conto che la forza alla quale Ryu ha attinto per batterlo era il Satsui no Hado e che quindi l'esito di quell'incontro non era pienamente valido. Appreso ciò, si convinse che se si fosse allenato duramente, la prossima volta che avrebbe incontrato Ryu lo avrebbe certamente sconfitto, perché nell'eventualità in cui Ryu sarebbe caduto nuovamente vittima del Satsui no Hado, non si sarebbe fatto sorprendere. Bravo Sagat, così si fa. Mai ritirarsi, mai arrendersi. Seguendo l'ordine cronologico degli eventi, andremo ora ad esaminare gli eventi che abbiamo visto in Street Fighter Alpha. Nel seguente ordine vedremo cosa Sagat e Ryu si dicono prima di affrontarsi, il loro combattimento ed il finale di Sagat, a cui seguiranno dei commenti molto interessanti. Round 1, fight! You lose. Round 2, fight! You win. Round 3, fight!
KO, you win. Sagat ha appena detto che la vendetta è un piatto che va servito freddo, ma subito dopo afferma che, pur avendo sconfitto Ryu, non prova la soddisfazione che credeva avrebbe provato e che anzi si sente come svuotato. Perché mi ha guardato con pietà? Ryu è un uomo d'onore. Forse si è trattenuto. Ryu non lo farebbe, vero? Io devo sapere se lui ha combattuto con tutta la sua forza, si domanda Sagat, il quale ha la sensazione che Ryu lo abbia lasciato vincere ed in effetti, in un certo senso, le cose sono andate esattamente così. Non che Ryu non si sia impegnato nel combatterlo. Non è stato certamente lì a comportarsi come un sacco per fare la box, ma per non rischiare di cadere nuovamente vittima del Satsui no Hado e di uccidere Sagat, si è in parte trattenuto, invalidando così l'esito dell'incontro, che neanche questa volta stabiliva chi fosse il migliore tra i due. A quel punto arriva Bison, con al suo seguito Balrog e Vega, che gli dice che è stato lui a vincere l'incontro e che se desidera essere temuto deve diventare un maestro nell'utilizzo dello Psycho Power. Bene, per oggi finiamo qui. Continueremo a commentare i finali di Sagat la prossima volta. Se il video ti è piaciuto, non dimenticarti di lasciarmi un bel like direttamente sul mio canale. Se ti piacciono i miei video, iscriviti pure, te ne sarò molto grato. Aiutami a crescere, amico. Tra amanti di Street Fighter dobbiamo essere solidali. Condividete questo video con i vostri amici amanti di Street Fighter e di Sagat, che sono davvero tanti. Io nel frattempo vi saluto e vi rimando alla prossima. Passo e chiudo.